È il 1998 e appena fallita la missione del segretario dell'ONU Kofi Annan a Tripoli. Non è riuscita a convincere Gheddafi a consegnare i due libici accusati di aver fatto esplodere un aereo britannico a Lockerbie. Una settimana dopo, l'ex presidente della Repubblica Cossiga viene invitato in Libia. L'argomento della visita è sconosciuto allo stesso Cossiga, che pensa a due ipotesi. La prima è che si approfondisca l'accordo firmato con Dini sui danni di guerra. La seconda è il caso Lockerbie. La Libia è sotto embargo, per questo per arrivare a Tripoli Cossiga deve atterrare in Tunisia. Al seguito solo una telecamera italiana. Questo è il discorso inedito che il senatore tiene dopo l'incontro con Gheddafi al Parlamento libico. Signor segretario, signori delegati, è per me un onore e un grande piacere potervi incontrare, potervi rivolgere il mio saluto a voi che in questa grande assemblea, dopo la vostra grande rivoluzione nazionale e democratica, avete realizzato una forma di democrazia elettiva e rappresentativa confacente alle tradizioni del vostro popolo, garantendo libertà e indipendenza alla vostra nazione. Nel lungo colloquio che ho avuto col leader della vostra rivoluzione, il colonnello Gheddafi, a nome del governo del mio paese ho confermato che l'Italia manterrà fede ai suoi impegni e che l'accordo che abbiamo sottoscritto sarà attuato per il benessere della Libia e dell'Italia. L'Iddio onnipotente e misericordioso in cui entrambi crediamo ha posto le nostre due patrie una di fronte all'altra, facendo dell'Italia una porta non soltanto simbolica per voi, in Europa, e facendo della Libia la porta naturale dell'Italia verso i paesi arabi e verso l'Africa. La guerra fredda è finita e vi sono discriminazioni che io non ritengo compatibili col carattere di pace che deve avere il nostro mare Mediterraneo. Io mi auguro che presto le sanzioni che sono state imposte alla Libia siano un brutto ricordo di un brutto passato e che la Libia possa riprendere quel posto nei commerci internazionali e nelle relazioni tra gli uomini di cui ha diritto come popolo voluto da Dio. Io opererò perché questo avvenga al più presto. E come ho detto al leader della rivoluzione, sarò onorato se potrò fare qualcosa per l'amicizia e per il comune progresso del popolo italiano e del popolo libico. Il Dio benedica la Libia e ciascuno di voi. Barakallahu Libia wa baraka kullu wahid minkum. Grazie Presidente. Grazie Presidente. In una sala del Parlamento libico i giornalisti italiani attendono Cossiga per la conferenza stampa sull'incontro con Gheddafi, ma l'ex presidente deve mangiare. L'attesa per incontrare il Rais è stata lunga ed allora decide senza formalità di riferire ai giornalisti mentre pranza. Direi originale ma autentico. Uno non si meraviglia di trovarlo con me. Forse è quello che mi ha colpito, cioè uno si aspetta roba da descrizione di libri. No, qui è anche tutto abbastanza semplice, insomma. Siamo andati lungo una strada, un'eccellente strada, asfaltata, molto lentamente, e ci siamo addentrati nella prima parte del deserto che mi è stato spiegato è il deserto
pietroso e non sabbioso. Dopo 10, un quarto d'ora abbiamo cambiato le macchine e siamo saliti su delle jeep giapponesi molto robuste, tutte dotate di padiglione per le comunicazioni satellitari. Una delle cose che mi ha colpito che non è che... Che cosa? Beh, fa niente. Non è che mi abbia... Non vi era niente di eccezionalmente di sicurezza, insomma, no, anzi era tutto familiare, insomma. Ho fatto cambiare macchina e è subentrata un'altra scorta. E si vedevano qua e là macchine, tende, cammelli, che poi sono i cammelli del race. Magari un po'. Ci hanno portato in una tenda molto bella, bellissima. Colorata. Sì, Con tappeti. con tappeti. Colori ricorrenti rosso, bianco e verde. E lì ci hanno fatto accomodare, ci hanno offerto il tè, che stavano già preparando. Sulle braci. Sulle braccia, perché hanno detto che il tè vero deve essere fatto sul carbone e non in altro modo. E poi sono venuti, ho detto adesso ci trasferiamo in un'altra tenda. Siamo entrati e la tenda era più bella, più ricca. C'era anche un televisore in cui lui vedeva la riunione del congresso popolare. Lui mi ha ricevuto in piedi con questo bellissimo baraccano marroncino, e sotto c'è una giacca marrone e una camicia bianca di seta aperta, questo berrettino con la stampella. Infatti lui gli ha fatto gli auguri per l'operazione, lui ha ringraziato, lui era in piedi, mi ha salutato. Stampella a destra? Sinistra. Però l'impressione dell'uomo, lui è un gran signore, parla a bassissima voce, veste in modo impeccabile, tutto questo è improntato a grande semplicità e a una straordinaria pulizia. Tutto con questa aria rarefatta del deserto, con la luce che penetrava, insomma, aria pulitissima, non c'era smog. Lui è un gran signore. È un gran signore che ha la consapevolezza di essere un leader, ma non un leader carismatico, ma non nel senso dell'esaltazione, insomma, ecco. No. Non è uno che si dà arie, è uno semplice nel parlare, molto riguardoso, molto gentile. Cioè, ma è un'impressione, ecco, di un personaggio, però ecco, niente di come certa vignettistica o certi giornalisti rappresentano, come che fosse c'è un invasato che si sente unto dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo però non esiste, no, è un capo che ha la responsabilità, capisce di esserlo, ma lo è in modo normale, insomma. Non ho voluto del Signore. No, è uno che uno che ascolta molto, che non interrompe, che non è, diciamo, prepotente nel parlare, che accetta le critiche, non si scompone, che ride alle battute, ma ride di gusto, insomma. Ride di gusto. Fin dall'inizio nessuna sensazione di fretta. Però questo non solo perché le interessasse il colloquio, ma per un fatto che è un signore.
si è ricevuto ovviamente fretta, insomma. Ecco. Io da parte del mio governo ho solo un mandato. Ho parlato con il ministro degli affari esteri, ho parlato con il Presidente del Consiglio e il mandato è questo, che il Memorandum of Understanding che voi avete firmato, ancorché non sia stato reso ancora pubblico in tutte le sue parti, sarà puntualmente rispettato. Allora, ho detto bene, poi siccome io e lei crediamo nella provvidenza, crediamo entrambi che Dio può trarre il bene dal male. Il male è stato il colonialismo, il bene è che questo periodo di colonialismo ci ha fatto conoscere di più. Perché vedi, io voglio essere chiaro, è vero che ho espulso gli italiani. Quando un gruppo di giovani ufficiali ha fatto la rivoluzione, questi giovani ufficiali avevano avuto tutti padri, zii, nonni rinchiusi in quel campo di concentramento di cui forse lei ricorda il nome di Angela, dove sono stati rinchiusi per lungo tempo, però non 20.000, però non ha detto, non ha usato mai nulla. Come si chiama il capo? Angela. Ha espulso gli italiani per salvarli. Sì. E mi ha detto, noi vi offriamo tutte le possibilità. Noi vi consideriamo, vogliamo considerarvi, una volta che voi vi siete addentrati nell'attuazione del Memorandum of Understanding, noi vi intendiamo considerarvi il nostro partner privilegiato in andata e in ritorno. Agricoltura, industrie leggere, industrie pesanti, telecomunicazioni, pesca e così via. Mi dà un altro piatto che mi mangio quel riso. Sto caso, sì, ho detto veramente un po'. Ho detto, beh, lo pigliamo da lì. Ho detto, sì, veramente, gli ho detto, è un po' buffo che si tenga a Stoccarda un convegno euro-mediterraneo e che voi non siate accolti. Stoccarda è un po' lontano, insomma. Non riesco a capire. Dunque, lei ha detto questa frase o lui? No, lui. Lui ha detto, per questo convegno dove si fa, ha detto. E che sono esclusi i libici. Esatto, sì. E non è la prima volta che li escludono. Sì. Lo vedi sul Mediterraneo negli ultimi anni, i libici non siano stati Libici. esclusi. Perché sono cattivi. Sì. Barcellona, esattamente. Sì. Poi mi ha detto, sa, comunque la cosa che mi ha colpito, mai alzando la voce, mai dicendo, e poi ha detto, Lockerbie. Sì, c'è proprio un passaggio graduale. Allora lui ha parlato di Lockerbie. Ha detto, va bene. Hanno deciso loro di far processare da una corte scozzese in Olanda i due sospettati. Però se colpevoli vogliono fargli espiare la prigione in Scozia. E perché? E non ci tolgono le sanzioni che ci avevano messo perché non gliele davamo. Adesso glieli diamo, li giudicano con un loro tribunale. Può darsi che li condannano, li mettono in galera e dopo tutto questo le sospendono. Sospendono e non le tolgono. E perché? Per tenerci sempre, come fanno con l'Iraq, ho detto, la torchiata dell'Iraq, per tenerci in modo che noi sappiamo che siamo sempre. Ma ho detto, guardate però, Consiglio di sicurezza, dopo che le sanzioni erano state messe per questo e voi avete adempiuto alle clausole, non lo vedo
che anche se ha solo sospeso le riaccende. Sì, però sì, io gli ho detto, e lui ha detto no, però sempre sospese. Ma lui lo fa molto soft, perché è molto calmo nel parlare. Ha detto, ma perché? Non ho usato termini e condizioni, lui ha descritto, ha detto, vede cosa ci vogliono fare. E loro, la figura dell'esecutivo. cioè io non riesco a farvelo comprendere come parla quest'uomo, insomma. Cioè un europeo, un americano avrebbe detto, lei non ci rompa i coglioni, noi non glielo diamo se lei non ce lo ritorna indietro. No. Sì. E avrebbe dato un pugno. E le ricordiamo che abbiamo nelle basi inglesi, eccetera. No, questo parla, dice, vedi, allora. Vabbè, allora, adesso glieli diamo. Questa idea del tribunale, cioè, cose simili le potevano pensare 7 anni fa. E non gli danno queste cose, lui non le consegna. E questo mi sembra chiaro come. Se non gli garantiscono che che vengono Non a so. espiare la pena in Libia e che tolgono definitivamente l'embargo. Esatto. Quindi sono condizioni politiche, ancorché non siano condizioni. Sì, ma lui non ha posto. Lui gli ha parlato. Questo mi è Lui ha no, detto. per noi, per Sì. di cosa stiamo parlando. Sennò... Cioè la signora Albright avrebbe detto, senta, non perdiamo tempo, prigione in America e tolte le sanzioni, arrivederci. No, questa è un'altra cultura, un altro modo di parlare, insomma. Ma è nel caso di tirarla avanti 7 anni questa cosa, insomma. Cioè non si potevano pensare prima, insomma. Io gli volevo dire, non ci potevano pensare prima. No, anche loro, gli americani non ci volevano pensare prima perché dovevano tenere sotto. Così come qui la spiegazione che io mi sono ben guardato a dirgli e c'è che gli americani non li vogliono mettere in giro perché sono un paese sulla quale finora non sono riusciti a esercitare nessuna forma di controllo. E per saldare l'Africa, per saldare, sa, tra Marocco, Egitto e attuale governo algerino, un'influenza ce l'hanno su questo, e Tunisia un'influenza ce l'hanno su questo, influenza non ne hanno alcuno, e allora Hanno anche spiazzato i francesi da centrale. allora dicono, quando succedeva un fatto terroristico, no, e non scoprivano gli autori erano libici. Praticamente ha detto che il terrorismo di cui lo avevano accusato è di aver appoggiato l'ANC, il Liberation Front e questi qua che adesso governano avendo ottime relazioni con gli Stati Uniti Lui d'America. rivendica a suo merito quello di aver aiutato determinati movimenti di Io che ho aiutato, vi spiego, non l'ha detto così. Io ho aiutato questi e perché ho aiutato questi sono terrorista, ero chiamato terrorista. Questi sono amici degli Stati Uniti d'America e aggiungo io, Clinton li ha visitati tutti, baci, abbracci e io rimango terrorista. Ma perché rimango terrorista? Per aver aiutato questi. Io gli ho detto che avrei riferito esattamente queste cose al governo italiano, ma lui non mi ha detto che si aspetta niente dall'Italia. Insomma.